Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Questa volta vi parlerò un attimo delle mode estate 2024. Per fortuna la nostra passione, che è l'uncinetto, i ferri, tutto quello che è creazione a mano, ma anche, perché no, il pizzo creativo tipo l'irlandese, è molto ma molto valutato. Di conseguenza abbiamo quasi 4 anni in fila dove anche le grandi marche ci danno l'importanza che per anni purtroppo non ci hanno dato. Di conseguenza sono molto contenta e spero tanto di ritrovare l'artigianato, il fatto a mano ancora anche nelle sfilate dei prossimi anni. Non andrò a fare dei nomi, sicuramente vi metterò delle foto dove il logo, soprattutto nelle borse, viene subito riconosciuto, quindi fate presto a capire di cosa si tratta. Però siccome io non ho chiesto la partecipazione di queste aziende nel video podcast di oggi, di conseguenza non potrò fare i nomi per una questione di accordi commerciali. Io vi parlo come persona semplicemente interessata all'argomento, perché prima di andare a studiare alcuni progetti vado sempre a guardare, a capire cosa possa interessare un attimo la moda in generale. Però di solito finisco sempre per scegliere dei progetti dove ci metto il cuore, quindi dove magari viene fatto su richiesta da voi. È normale che non tutto quello che vediamo nelle sfilate della moda si può indossare, anzi direi quasi il 90%, perché viene proposto come concetto ma non subito nella quotidianità, nel senso un certo capo di abbigliamento molto particolare difficilmente viene indossato. Quindi mi faccio una ricerca mia, mi studio un po' gli articoli, guardo un po' le sfilate, ma poi tiro fuori il succo su quello che mi interessa. Non posso proporre un top molto scolato a una signora tipo di 60 anni, ecco. Potrei proporlo a una ragazza di 20 anni. Il podcast di oggi si incentra su questo, su un'idea in generale. Se poi dopo averlo guardato e aver visto alcune foto vi interessa andare nello specifico, ci andiamo, o magari non lo so, vi piace veramente un progetto e desiderate farvelo da sole ma non sapete da dove si inizia, come si procede, scrivetemelo e io cercherò di proporvi quel progetto, ma a modo mio. Non andrò mai a fare una fotocopia di qualcosa che hanno fatto gli altri. Si può prendere spunto dal modello, dai certi accorgimenti che hanno utilizzato, ma non andrò mai a replicare un progetto originale, perché non è il mio stile, voi questo lo sapete. Iniziamo con la prima carrellata di foto. In pratica sono andata a fare un giro un attimo nei negozi, non vado molto spesso perché poi finisco sempre per comprare delle cose, ma non indosso, quindi non ci vado molto spesso, soprattutto quando si tratta di uncinetto. Mi sembra assurdo di dover pagare centinaia e centinaia di euro. Fra poco ci andiamo anche nella categoria delle decine di migliaia di euro, per esempio per una borsa, anzi migliaia direi. Quando me la posso fare da sola, magari a modo mio, magari anche un po' più precisa, perché ci sono certe cose che si vedono in internet che a volte mi lasciano un po' stupita, ecco. Quando vedi una borsa che dici costa 1000-2000 euro, ti aspetti una qualità veramente alta, quindi hai bisogno di trovarla perfetta. Anche se sono la prima a dire che quando troviamo dei lavori artigianali è difficile che siano perfetti, perché se sono perfetti non sono fatti a mano. Allora vi faccio un attimo la carrellata di quello che ho trovato. Ho trovato due borse, una borsa mare con un trama finto uncinetto, quindi finta paglia, finta raffia, ma è molto pulita. Quindi con la borsa io la vedrei bene con una bella maglia alta, con un filato leggermente più fine, perché no anche un cordino oppure un cotone, e verrebbe benissimo. Quindi è un lavoro molto basico, molto semplice ma molto pratico.
È normale che in questa foto la borsa sta in piedi rigida perché è un fitto uncinetto, di conseguenza è un trama molto chiuso e anche il materiale. La prossima è una sacca bag più o meno, sembra gigantesca, ma vi dico che dentro come spazio non ci sta molto, però devo dire che è molto stilosa, mi piace tantissimo. È lavorata a maglia alta e un materiale sintetico, non ho ben capito se si tratta di un cotone o di una raffia sintetica, però molto molto carina, quindi mi piace. Ho provato a fare le foto senza far vedere le marche perché è giusto così. Poi troviamo delle portatrucchi o portaoggetti, sono piccolini, sono delle pochettine a polso, quindi si indossano a polso e sono molto carine. Allora, questa è colorata a righe ed è raffia, ve lo posso assicurare perché l'ho toccata. Adesso non so se è naturale o finta raffia, quindi praticamente plastica, però è lavorata all'uncinetto veramente, sono delle righe, addirittura dentro non è neanche foderata, quindi quando c'è sempre l'argomento ma cosa faccio, fodero o non fodero una borsa, ecco, dipende da chi lo va a comprare, quindi è una scelta. Io secondo me per una borsa fatta per il mare in raffia, quindi naturale, io non la vedo perché doverla foderare. Infatti, come vedete, questa che io vi faccio vedere nella foto non è foderata. Poi abbiamo un'altra finta raffia e finto uncinetto. Questo non è lavorato all'uncinetto, è semplicemente un trama che lo rispecchia. Al contrario, questa è foderata con una fodera molto leggera, molto trasparente. Poi abbiamo questo reggiseno che sembra un uncinetto, ma non è un uncinetto assolutamente, è semplicemente una stampa simile a un uncinetto, quindi pizzo, e sotto abbiamo semplicemente della stoffa. Seguitemi perché questo argomento ve l'ho detto nel video dei bikini come ho fatto vedere, e della stoffa tagliata rettangolare e poi cucita, quindi non per forza dovete andare a investire tanti soldi nel comprare delle coppie vere e proprie. Quindi potete riutilizzare un bikini che non indossate più perché si è sbiadito, perché non vi piace più, ci aggiungete un lavoro all'uncinetto sopra ed è perfetto. Adesso vi faccio vedere 3 borse di 2 marche famose, diciamo più conosciute nel mondo, e con dei prezzi assurdi, parliamo di 14.000, di 15.000 euro per una pochette. Quella meno cara direi che costa, se non ero, 1.500, adesso non ce l'ho sotto mano, cercherò di nascondere comunque i prezzi, però vi faccio vedere la foto delle borse. Iniziamo con questa borsa nera lavorata con un punto macramè, però nulla ci vieta di ricrearla all'uncinetto. Per quanto mi riguarda è molto facile da realizzare, non l'ho messa come appuntamento per quest'anno nel crearla perché non sapendo come sono messa insomma con i tempi scusate per la voce, con i tempi non sono andata a dire sì, ve la creo e così la vediamo. È bellissima, direi molto bella, molto pratica, ideale per l'estate, soprattutto per l'estate, quando si va alla sera a fare una passeggiata, a fare un aperitivo con le amiche o perché no anche in famiglia, è molto molto chic, mi piace. Le prossime due, si tratta di un'azienda molto famosa, quindi un marchio molto molto famoso, e sono quelle diciamo più care e sono lavorate all'uncinetto. La blu è creata con una fettuccia e costa la bellezza di quasi 14.000 e qualcosa. L'altra non mi ricordo il prezzo perché quando ho preso la foto mi sono un attimo spaventata, ho fatto solo lo screenshot per voi e basta. Sono facili da fare, semplicemente la seconda, quella rosa, diciamo che c'è più lavoro perché parliamo di mini mattonelle, mini fiori, quindi cucite tra di loro, poi c'è la doppia fodera, poi c'è la rete e basta, il logo eccetera. Sono bellissime come idee, però sono talmente facili di realizzarli che quando ho letto il prezzo, che lì sicuramente costa più il marchio che la manodopera in sé, mi sono un attimo
emozionata per il fatto che viene dato valore, però diciamo che è un po' esagerato, però ci sta. Quindi, ecco, vi ho dato 3 esempi di 3 borse famose che vi potete ricreare da sole. Adesso andiamo a vedere 2 cose che assolutamente sono fondamentali per quest'anno, per quest'estate 2020. Per quest'estate sono 2 i capi di abbigliamento veramente molto ricercati. Non tanto solo l'uncinetto, però noi che siamo bravi a crearci un po' tutto quello che desideriamo, riusciamo anche a crearlo anche all'uncinetto. In pratica parliamo dei top basici, molto corti, e perché no anche magari un po' gonfi, un po' con dei fiori un po' esagerati, e sotto indossati su un capo di abbigliamento un po' anonimo, tipo dei pantaloni neri, dei pantaloni grigi o delle icone molto minimal, però comunque senza tanto carattere. Abbiamo quindi la possibilità di creare in altro qualcosa di stravagante, di colorato, di particolare, quasi nudo o molto pizzo, molto il bianco, insomma un po' esagerato, su un capo di abbigliamento sotto un po' anonimo. E questi sono un po' gli esempi che vi ho fatto nelle foto. Poi l'altro capo di abbigliamento che è un po' esagerato, ma veramente sia nei punti, nei colori, nel taglio, nell'indosso, sono le gone. Le gone crochet quest'anno sono veramente esagerate, come vedete adesso vi farò una carrellata di foto e non sempre, diciamo, come ho detto all'inizio del video, quello che ci viene proposto può essere indossato, però noi possiamo prendere spunto per creare quello che desideriamo. Sicuramente i colori sono molto accesi, molto belli, però come vedete viene indossata una gonna copricostume ma anche per la città, basta un attimo metterci una fodera con dei punti molto aperti. Per di più anche il taglio può essere un minimalista, quindi molto corto come la gonna con le mattonelle, ma nello stesso momento può essere una gonna ampia, molto larga e magari in una parte in stoffa, e si va ad aggiungere in pizzo, non nel caso della foto perché è un finto pizzo, ma noi ce lo possiamo ricreare perché siamo bravissime, e gli diamo un tocco di originalità. Tornano anche le cinture. Io lì vi ho proposto qualche settimana fa un video progetto dove con un minimo di accorgimento, utilizzando semplicemente un po' di colori, riusciamo a creare una cintura molto molto scicosa e molto particolare. Quindi immaginatevi, come vi ho detto in quel caso, con un pantalone, un vestito nero semplice, molto elegante, gli date quel tocco di originalità con una cintura molto colorata. Io vi ho dato un attimo uno spunto generale, poi dopo se vi piacerebbe approfondire qualcosa, come al solito vi aspetto nei commenti. Adesso ricapitoliamo un attimo. Ricapitoliamo un attimo di cosa abbiamo parlato oggi. Oggi vi ho parlato di quello che ci viene proposto dalla moda, ma non solo dalla moda come intesa grande moda, ma anche dai negozi. Soprattutto nei negozi dove la spesa non è alta, quindi diciamo quelli un po' più economici, non si trova l'uncinetto nella gran parte dei modelli che vengono presentati, bensì un simil uncinetto. Noi riusciamo a creare un po' di tutto con l'uncinetto, perché magari mi piace quel taglio di maglia o di blusa, di canotta, facilmente riesco a ricrearla per chi ha soprattutto un po' di conoscenza. Vi ho fatto vedere vere e proprie creazioni all'uncinetto quando ho parlato delle gonne. Sono molto particolari, sono gonne aperte con dei punti molto aperti, e sono punti che possono essere utilizzati sia per una gonna dove si indossa tutti i giorni, ma anche per copricostumi nel vista dell'estate. Spaventa tanto, ma veramente spaventa tanto, quando si parla di punti aperti all'uncinetto nell'indossarli, soprattutto quando mi capita di avere, soprattutto in un tutorial dove è aperto, una persona di una certa età perché dice: beh, io a questa età non riesco più a permettermi di indossare questo.
Per quanto riguarda la parte alta del corpo si fa presto perché si indossa con una cannota magari leggera sotto in cotone. Per quanto invece quando si parla della parte sotto, quindi gonne eccetera, sparenta, ma anche pantaloni. Allora, io vi ho già accennato questo argomento, adesso magari 2 secondi, prendo un paio di minuti insomma per andare un po' a chiarire. Nulla vi vieta assolutamente di andare a creare anche una sottoveste in stoffa. Voi direte, però come si fa? Io non so cucire, non so prendere le misure, non so cosa usare come stoffa. Allora, prima di tutto, nulla ti vieta di andare a utilizzare ago e filo. Come si fanno a foderare le borse? Quindi chi non ha la macchina da cucire va a utilizzare l'ago e filo, e anche io, perché a volte andare a montare la macchina da cucina, avere un attimo lo spazio, mio figlio, il cane, il gatto, faccio fatica, allora faccio così: prendo la misura della stoffa, me la vado e faccio la cucitura a mano. Questo lo potete fare anche con le gonne. Se avete una gonna elastica, nel senso che la volete aderente al corpo, vi consiglio di andare a prendere una stoffa elastica. Altrimenti, se avete una gonna larga svasata, potete semplicemente andare a comprare una stoffa rigida, semplicemente state un po' più larghe nelle misure. Andate a prendere la misura dei fianchi e ci aggiungete diciamo un paio di centimetri. Scusate. Fate le cuciture ai lati, sotto perché non si deve sfilare la stoffa, sopra o la cucite a lavoro all'uncinetto, quindi vita quando ci mettete l'elastico sul lavoro all'uncinetto, oppure il cordino, lo stringete e siete a posto. Altrimenti semplicemente fate una sottoveste universale che indossate con più gonne, magari nera o color carne. Per quanto riguarda le borse con quel costo di prima, quella nera è una novità di quest'anno, gli altri due no, quindi non posso dire che sono progetti di quest'anno, però sono andata a fare una ricerca sulle borse più costose all'uncinetto per vedere insomma quanto costavano, quali erano. Magari ne facciamo un altro podcast che vi propongo altri modelli. Sono molto facili da fare, semplicemente io non andrò mai a fare una fotocopia, la andrò sempre, se casomai la faccio, a modo mio. Prendo spunto perché alcuni fiori sono basici, semplici, carini, quindi perché non utilizzarli, però alcuni magari anche no. Per quanto riguarda i top che vengono proposti sulle passerelle, sulle sfilate, non sono tutti all'uncinetto, sono tanti diciamo ricami e tanti finto uncinetto, però sono molto pomposi, molto gonfi e tanto pizzo, ma noi siamo brave, sappiamo benissimo lavorare con l'uncinetto, con i feri e anche a creare delle decorazioni, quindi si può sempre ricreare. La prima cosa che vi ho fatto vedere sono stati gli articoli che ho trovato in quel negozio ben specifico, alcuni uncinetto, alcuni finto uncinetto, però l'idea in generale è che l'uncinetto sta andando bene, vengono veramente proposti, quindi ben venga che la nostra arte viene valutata, quindi sono molto molto contenta. Bene, direi che ho finito anche con questo podcast, ho fatto un argomento in generale, non sono andata molto nello specifico, a parte la legone, diciamo, però se vi piace saperne ancora di più, magari lo approfondiamo con un po' più di calma e qualsiasi cosa vi ha incuriosito, eccetera, non dimenticatevi di scrivere nei commenti. Per chi magari capisce poco l'italiano, c'è anche la funzionalità dei sottotitoli in diverse lingue. Se in quella lingua che voi preferite, non so, ascoltare, faccio un esempio, rumeno, spagnolo, eccetera, non c'è, basta che me lo scrivete, io andrò a modificare il video, quindi avrete anche i sottotitoli in quella lingua specifica. Vi chiedo anche di iscrivervi, non vi preoccupate, non ci sono abbonamenti, non c'è niente, l'unica cosa che è con l'iscrizione YouTube vi propone ancora il mio lavoro e così riusciamo a mantenerci in contatto, di conseguenza abbiamo un rapporto un po' più stretto rispetto a chi è di passaggio sul mio canale.
Io spero che insomma questo argomento in generale vi sia piaciuto, e se avete altre curiosità, come ho detto prima, scrivetemi. Io vi do appuntamento al prossimo podcast, ma prima ci rivedremo sicuramente con un video tutorial.